Salute a tutti! Dopo l'interrogatorio del 26 aprile 1996, Giancarlo Lotti si può dire che avesse toccato il fondo. Aveva ammesso di aver partecipato ai delitti di Giogoli e Baccaiano, l'aveva scampata per quello di Calenzano perché Pucci aveva detto che lui non gli aveva detto se c'era o non c'era, e a quel punto probabilmente lui stesso si aspettava che le rivelazioni di Pucci fossero finite, perché Pucci avrebbe potuto raccontare qualcos'altro, ma probabilmente avrebbe messo nei guai anche se stesso. In ogni caso Lotti aveva toccato il fondo, ma a quel punto era anche, si può dire, cotto a puntino per dare le informazioni che i suoi interlocutori gli chiedevano, perché i suoi interlocutori avevano bisogno di altre informazioni per mettere a punto lo scenario che veniva fuori dalle sue dichiarazioni, che erano dichiarazioni, insomma, che non soddisfacevano tutto quello di cui loro avevano bisogno, e di lì in avanti Lotti fu disponibile, sempre più disponibile a farlo. In ogni caso, per un mese e più venne lasciato in pace, ma non è che in questo periodo la procura e la questura rimasero con le mani in mano e fecero le loro indagini e le loro mosse. Giuttari fece innanzitutto una denuncia il 7 maggio, mi sembra. Il 7 maggio fece una denuncia. Io non so come funzionano queste cose. Vabbè, evidentemente fece una nota, che però io non ho, alla procura, dove appunto denunciava per associazione a delinquere, attenzione, associazione a delinquere, Lotti, Pacciani, Vanni e Faggi. Il 7 maggio. Il 15 maggio fu emesso un avviso di garanzia a Giovanni Faggi per vilipendio di cadavere, porto illegale di arma e concorso in omicidio. Fu eseguita anche una perquisizione perché c'era, questo lo leggiamo in insufficienza di prove, c'era il fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione di Giovanni Faggi, comprese pertinenze e autovetture, e in ogni altro luogo che nel contesto risulti indisponibilità del medesimo e sulla sua persona, possano rinvenirsi cose o documenti o quant'altro pertinente ai reati in ordine, ai quali sono in corso le indagini. Sempre da insufficienza di prove, continua: gli uomini della squadra mobile sequestrarono soldi, libretti bancari e agende telefoniche degli anni 70 e 80. Su di un'agenda del 1981 fu trovato scritto "Bella gita a Travalle". Io ricordo che già Giovanni Faggi era stato perquisito ai tempi dell'inchiesta Pacciani, gli erano stati trovati falli di legno che intagliava lui direttamente, sembra, e altre cose, elementi, diciamo, corrispondenza con Pacciani. Ma c'è da dire che il povero Faggi ormai era fritto, cioè non la scampava più. Sappiamo poi che non sarebbe stato condannato, ma certamente la sua vita ormai a quel punto era rovinata, insomma. Comunque su di lui realizzeremo un video apposito. Ma andiamo a dare un'occhiata a quelle che furono le reazioni della stampa alle notizie che filtravano, notizie clamorose, insomma, no? Questa denuncia, queste informazioni di garanzia. Diamo un'occhiata a una stampa non allineata, perché se noi andiamo a leggere gli articoli della Nazione di quel periodo si capisce che erano tutti schierati con la procura, no? C'era però un giornalista molto coraggioso, Vincenzo Tessandori, che scriveva sulla stampa e che poi avrebbe scritto nel 2004 un bel libro, La Corte si ritira, storie controverse di controversa giustizia. È un bel libro nel quale vengono raccontati diversi episodi di mala giustizia, tra i quali anche quello relativo alla vicenda del mostro di Firenze. Ecco, andiamo a leggere un articolo di Tessandori, vale la pena di leggerlo perché dà un po' un'idea di quello che fu la sua percezione di questa strana cosa che stava succedendo, no? Di queste notizie strane che avevano trasformato questo serial killer unico, Pacciani, in una entità della quale si faticava già all'epoca a capire quali erano i confini. Comunque, vediamo qui la pagina, è la stampa del 21 maggio 1996.
Come si vede ci sono le foto di Faggi, di Pacciani, c'è anche quella di Lotti, di Vanni. C'è un articolo e ci sono 2 interviste, una a Pacciani e una a Faggi. Ma leggiamo l'articolo di Tessandori. L'occhiello, titolo e sommario, Firenze. L'agricoltore indagato sui delitti del mostro. Entra nell'inchiesta bis un altro suo amico. Pacciani, l'incubo della cella, nuova accusa, associazione a delinquere. E a quel punto Pacciani, che era stato assolto in appello dall'accusa di essere il mostro di Firenze come serial killer unico, qui si ritrova a far parte, in ipotesi, di una combriccola di malviventi che, secondo la denuncia di Giuttari, avrebbero fatto parte di un'associazione a delinquere. E io già mi sono occupato di questo argomento, anche se naturalmente non essendo del mestiere possa aver capito male, però a me non pare che, anche prendendo per buoni i racconti di Lotti, che questa combriccola possa essersi configurata come un'associazione a delinquere, perché un'associazione a delinquere è un insieme di persone che si mettono assieme per fare i delitti, i reati più vari, estorsioni, ricatti, che ne so, rapimenti, rapine, cioè tutti allo scopo di fare soldi, no? Qui invece l'associazione a delinquere sembrerebbe che fosse volta soltanto a uccidere questi poveri ragazzi. Tra l'altro qui ancora non si parlava di soldi, di vendita di feticci. Comunque, era un gruppo organizzato di persone dove ognuno aveva un ruolo preciso, c'era chi faceva il palo e chi agiva. Questo secondo i racconti di Lotti, ma dura replica del legale che difende l'agricoltore, Marazzita, accanimento dei giudici. Ma leggiamo l'articolo che è interessante, molto interessante. Firenze, eccoli lì, gli amici di merende, tutti insieme, riuniti nel registrone degli indagati, anche se qualcuno nega amicizie o conoscenze. Si noti il tono sarcastico che usa Tessandori, no? Che naturalmente non credeva a una virgola di tutto quello che era venuto fuori. Dunque non sarebbero un'allegra compagnia, ma un'associazione per delinquere fondata nell'anno del Signore 1968 o dintorni, al fine di accoppare gente, 16 persone, 8 coppie. Sarebbero loro il mostro di Firenze, all'accusa naturalmente l'onere della prova, come dire, cioè l'accusa poi lo deve dimostrare, no? C'è il Vanni Mario, detto Torsolo, c'è il Faggi Giovanni, che da quando ha deposto al processo Pacciani chiamano Vibrator, questa non la sapevo. C'è il Lotti Giancarlo, detto Catanga, e ora c'è pure il Pietro, detto Vampa, assolto in appello, torna nell'inchiesta e quando l'ha saputo ha provato un forte senso di vertigine perché il cancello del carcere potrebbe aprirsi di nuovo. Nella brigata, chissà poi se allegra, manca il maresciallo, che maresciallo era sul serio, dei carabinieri. Simonetti Francesco è morto. C'è da dire che questo Simonetti Francesco Simonetti, maresciallo dei carabinieri, era amico di Pacciani, solo che era morto e comunque si ventilò anche l'ipotesi che fosse anche lui, diciamo così, un componente della combriccola. Sembra di ricominciare tutto. Piero Luigi Vigna, procuratore di Firenze, è soddisfatto come quando a caccia c'entra un tordo o un fagiano. L'associazione chiede una cosa evidente, visto che c'era un gruppo aggregato di persone che avevano a disposizione mezzi di trasporto, che c'era chi faceva il palo e chi agiva, tutto ciò ci ha fatto pensare a un gruppo organizzato. Insomma, qui non so, sembra quasi come quando si va a fare una trattativa che uno spara alto per poi accontentarsi di qualcosa di meno, no? Perché questa associazione a delinquere per questi 3 pensionati di paese, ma sembra una cosa veramente. Qui dice appunto a un gruppo organizzato, no? Pensiamo all'organizzazione, cioè ricordiamoci che Vanni aveva detto a Lotti, Pescopeti, tu vieni lì, fai finta di fare pipì, così se viene qualcuno se ne va, altrimenti Pietro se vede qualcheduno si incazza. Ecco, questa era l'organizzazione di questo gruppo, no? Adesso, continua Tessandori, c'è un'associazione per delinquere di mostri, obietta ironico l'avvocato Nino Marazzita, l'ultimo difensore del Pietro. Il 416, che è l'articolo dell'associazione a delinquere, boh,
Questa è l'ultima trovata della Procura di Firenze. Ogni giorno c'è una notizia nuova da quando è stato assolto Pacciani. Diciamo che quando l'accanimento giudiziario supera i limiti della logica del possibile, allora poi crea paradossi, cioè questa è una comunicazione di garanzia per un'associazione a delinquere al fine di commettere reati per i quali Pacciani è stato assolto. Quindi il paradosso giuridico è facilmente rilevabile. Naturalmente la comunicazione di garanzia è stata consegnata non a Pacciani, ma alle agenzie di stampa, secondo l'abitudine ormai italiana. Altro paradosso, qui è chiaro, no? Diciamo che la procura, insomma, siamo a 30 anni di distanza, diciamo le cose come stanno, cioè la procura aveva questo sassolino nelle scarpe da togliersi, cioè aveva così assorbito il colpo dell'assoluzione di Pacciani con notizie che filtravano, no, sulla nuova inchiesta e così via. Qui andando avanti si volle prendere la rivincita completa, no? Perché Lotti aveva raccontato qualcosa di solido, insomma, secondo le sue valutazioni, e a quel punto poteva uscire a viso aperto di fronte all'opinione pubblica, no? Andando a annullare la brutta figura che aveva fatto dopo l'assoluzione di Pacciani in appello. Per cui la procura aveva tutto l'interesse a far sì che la stampa venisse a conoscenza di queste notizie. Altro paradosso che la gente nota è che questo mostro di Firenze avrebbe agito sempre da solo, si persegue sempre la pista Pacciani, poi si modifica leggermente la versione accusatoria, il mostro ha un aiutante mostro, adesso è un'associazione per delinquere di mostri. Devo dire che se non fosse un caso tragico per le giovani vite che sono state sacrificate, in questa vicenda ci sarebbe da ridere. Questo è ancora Marazzita. La cosa che né Marazzita né Tessandori riuscivano a immaginare è che le cose sarebbero andate avanti, ma sarebbero andate molto molto lontano. Cioè si sarebbe arrivati naturalmente alla condanna di Lotti e Vanni fino alla Cassazione, ma poi si sarebbe andati ancora avanti, si sarebbe andati a cercare le sette che pagavano Pacciani per avere i feticci, si sarebbe inserito nello scenario anche la storia del doppio cadavere di Francesco Narducci e poi, va bene, e poi altro. Una cosa che va anche fatta notare è che questo personaggio, Giancarlo Lotti, come veniva percepito dai giornalisti e poi dall'opinione pubblica in quel momento, chi non credeva allo scenario che Giancarlo Lotti aveva raccontato, non pensava che dietro di lui ci fosse qualcosa di più di un personaggio che raccontava frottole, no? Cioè fin da allora nessuno immaginò che dietro ci potesse essere un Giancarlo Lotti che raccontava qualcosa per non dover raccontare di peggio, ma è comprensibile, cioè psicologicamente è comprensibile. Chi avrebbe immaginato uno scherzo così del destino come quello di un conoscente di Pacciani che avrebbe accusato Pacciani perché era lui che aveva commesso quegli omicidi, no? Questo l'abbiamo visto anche l'altra volta, nel video dell'altra volta. Continua Tessandori. Il Pietro nega, Faggi anche, e ora lo sa bene di aver lasciato un'impressione pessima quando fu ascoltato come teste al processo Pacciani, giovedì 26 maggio 1994. Parlò del suo lavoro di rappresentante di materiale edile, della conoscenza casuale con Pietro, della perquisizione subita. Fu trovato un oggetto un po' anomalo, gli ricordò al pubblico ministero Paolo Canessa, e lui pronto, sì, erano peni. Di gomma? No, di legno. Me lo diede una donna e poi l'ho bruciato. Non è vero che glielo diede una donna, ma mi sembra che aveva detto che l'aveva intagliati lui. Ma ora è nei guai. Lo è ufficialmente, perché sono anni che gli inquirenti pensano che non sia soltanto una slavata comparsa, ma faccia parte del gruppetto di assatanati che, se il teorema è esatto, per anni ha seminato di morti le colline di Firenze. No, non era piaciuta la sua deposizione e nei giudici era rimasto qualcosa di sgradevole, un ricordo che non era sfumato e che li aveva accompagnati anche in Camera di Consiglio. E insomma, povero Faggi era proprio nei guai. Allora Lotti venne, come ho detto, venne lasciato stare per un po', è stato interrogato il 26 aprile, il 28 maggio venne condotto in procura, ma vediamo cosa successe. Era davanti a Canessa con il primo difensore ancora, Neri Pinucci.
che ricordo il 26 aprile stranamente non era presente e al suo posto c'era un sostituto. Cosa raccontò Lotti davanti a Canessa in questo 28 maggio 96? Faccio presente che non mi sento molto bene e che ho problemi alla spina dorsale o comunque alla schiena che deriva da un incidente occorsomi sul lavoro molto tempo fa e che ogni tanto mi ritorna fuori, specialmente in estate. Non ho problemi a rispondere nel merito alle domande che il PM dice volermi fare. Ho sempre in passato risposto a ciò che mi veniva chiesto nel corso degli interrogatori e che confermo. Faccio presente inoltre che un articolo di giornale che ho visto oggi e che mi riguarda mi fa pensare che è meglio che parli con il mio difensore, con il quale non ho avuto modo in questi giorni di parlare. Preferisco quindi, ove ciò sia consentito per motivi di indagine, rimandare di qualche giorno l'interrogatorio. Prendo atto che lo stesso viene fissato nei prossimi giorni. Insomma, Lotti a questo modo guadagnò 2 settimane. Ma perché Lotti chiese questa proroga all'interrogatorio? Molto probabilmente perché in quel periodo c'erano problemi con il suo difensore. Infatti lui stesso dice, no, che non ha avuto modo di parlare con il suo difensore. Infatti, quando poi l'interrogatorio venne effettuato davvero, al suo fianco non c'era più Neri Pinucci, ma Alessandro Falciani, il suo secondo difensore. Allora, in questo interrogatorio che fu condotto ad Arezzo in questura, cioè si scomodarono Canessa e Giuttari andando ad Arezzo, probabilmente perché Lotti accampava ancora disturbi alla sua spina dorsale, no? Che avrebbe comunque continuato ad accampare anche addirittura fino a quando venne sentito da Fornari e Lagazzi verso la fine dell'anno. Comunque, all'inizio dell'interrogatorio l'argomento fu quello di Giovanni Faggi, cioè Giovanni Faggi era veramente interesse della procura incastrare Giovanni Faggi. Cioè non lo so, forse si vedeva in Giovanni Faggi un modo per rinforzare questa associazione a delinquere, no? Cioè Giovanni Faggi era un personaggio, diciamo, di livello superiore rispetto ai tre Lotti, Pacciani e Vanni, cioè era una persona più colta, anche economicamente forse messa meglio. E forse il fatto di far entrare anche lui faceva sentire più tranquilla la procura, per cui si faceva di tutto per incastrarlo, no? E infatti la prima cosa che venne chiesta a Lotti in questo nuovo interrogatorio del 12 giugno fu proprio Giovanni Faggi, ma non è che lui disse granché, cioè ripeté sempre le solite accuse, sempre un po' abbastanza indefinite. Bisogna tener conto di questo fatto che Lotti sì, è vero, che soddisfava le esigenze dei suoi interlocutori, bastava che naturalmente non portassero guai a se stesso, no? Però anche quello lo faceva a ribasso, lo faceva al minimo, cioè non ci sono mai, non si leggono mai dichiarazioni di Lotti che raccontava particolari di qui, particolari di là, no? Lotti era sempre molto molto asciutto in quello che diceva. E anche qui di Faggi, per esempio, Pucci aveva raccontato che Lotti gli aveva detto che Faggi era presente anche a Vicchio. E qui Lotti lo nega. Cioè Lotti avrebbe potuto raccontare, che ne so, che Faggi era andato lì da solo, cioè chissà, tante cose avrebbe potuto raccontare, no? Cioè, visto la caterva di bugie che raccontava, poteva raccontarne qualcuna di più su Giovanni Faggi, visto l'interesse che avevano i suoi interlocutori per il personaggio, però non lo fece. Cioè anche lì fu proprio al minimo. Probabilmente Lotti aveva un istinto a stare lontano il più possibile da fonti di guai, cioè una parola in più poteva comunque essere una fonte di guai, poteva essere magari che quella parola fosse una parola sbagliata, potevano rimproverargli quello che aveva detto, cioè lui proprio era un personaggio, come avrebbero detto Fornari e Lagazzi, attentamente impegnato in una propria strategia difensiva, e la sua strategia difensiva era quella di un animale, cioè un animale in senso qualcuno che lavorava distinto, non di una persona, che ne so, che poteva avere anche magari qualche conoscenza di questioni legali, no? Cioè lui proprio lavorava distinto. Il suo istinto gli diceva di dire il meno possibile, cioè meno diceva meglio era. E lo faceva anche quando la cosa non avrebbe comportato guai immediati per lui stesso, li avrebbe potuti però comportare magari in futuro,
per eventuali contestazioni che potessero essergli fatti. Ricordo la storia della macchina rossa, no? Per esempio. Io ho fatto l'analisi dell'argomento in video e nei miei articoli, arrivando alla conclusione che quando Lotti in secondo grado raccontò che usava entrambe le macchine, la macchina rossa e la macchina blu, che risultava da lui acquistata prima del delitto degli scopeti, lui raccontò una bugia. La cosa vera era che lui aveva usato soltanto la macchina rossa, la macchina blu gli era stata intestata, era stata assicurata a suo nome ma a sua insaputa. Invece di dire la verità, che era questa, che però avrebbe comportato ulteriori controlli e così via, lui preferì raccontare quella bugia che era la via più semplice, cioè quella via che gli consentiva di chiudere l'argomento prima possibile, evitando pericoli che chissà cosa poteva succedere, no? Chi lo sa. Era questo suo istinto che gli diceva di fare così. Questo secondo la mia interpretazione, è il mio giudizio. Su Giogoli e Baccaiano non aggiunse nulla. Baccaiano abbiamo visto, no, che mentre prima c'era stato il discorso delle minacce di Pacciani e Vanni per farlo andare a Vicchio, che sarebbe stato il suo primo delitto, quando poi lui ammise di essere andato con loro anche a Giogoli e a Baccaiano, tutto si trasferì su Baccaiano. Infatti qui ribadì che a Baccaiano c'era andato per le minacce. Nel verbale si legge: Pacciani mi disse che se non andavo mi mettevano le mani addosso. Mi dissero che si sarebbe andati a vedere una coppia. Ecco, lui tira fuori il discorso delle minacce, però dice anche che io andai senza sapere che loro avrebbero ucciso, cioè cercando di rimanere sempre, di restare sempre a ribasso. Anche in questa occasione, come era già successo, gli chiesero di Scandicci e degli altri delitti, ma di questi lui disse di non sapere nulla e l'inchiesta si sarebbe fermata lì. Pucci non raccontò nulla e naturalmente Lotti si guardò bene dal raccontare qualcosa su quei delitti. Questo interrogatorio del 12 giugno è interessante per un fatto, cioè ci dà l'idea di qual era il tipo di interazione tra Lotti e gli inquirenti, quando a Lotti venivano richieste delle informazioni che naturalmente lui non aveva e che doveva inventarsi, no? Perché se sappiamo bene che tutte quelle storie su tante cose Lotti se le era inventate, ma come se le era inventate? Qui abbiamo un esempio di come erano le dinamiche. Vediamo. Dopo aver parlato di faggi, di quello che ho detto, no, dei delitti precedenti, si andò ad affrontare l'argomento del delitto addirittura di Signa. Lei mi chiede se conosco particolari motivi per cui fu commesso l'omicidio del 1983. Attenzione, si parla di Giogoli, ma si parla di Giogoli perché si vuole andare indietro. Io quel che sapevo l'ho già detto. Lei mi chiede se ho mai sentito dire da Pacciani o da Vanni se l'omicidio del 1983 era stato fatto perché all'epoca c'era qualcuno in carcere. Io di questo non ho sentito parlare. Si dà atto che l'ufficio informa Lotti che le indagini hanno fornito elementi in proposito. Dopodiché a domanda risponde: io questa cosa non la so. Qui è interessante, no? Perché a Lotti gli dicono: ma Lotti, non è che l'omicidio del 1983 fu fatto perché c'era qualcuno in carcere che doveva uscire, che doveva essere discolpato? Chi conosce la vicenda sa di chi sto parlando, ma vediamolo dopo. Lotti disse: no, io non so niente di questa storia. Attenzione, Lotti disse: no, io non so niente. Però, dicendogli gli inquirenti, guarda però che le indagini hanno portato in questa direzione, no? E naturalmente Lotti capì che i suoi interlocutori si aspettavano che lui gli desse una mano, perché quelle indagini assumessero, diciamo così, maggior corpo. Stessa cosa su un secondo argomento, quello della lettera che Pacciani scrisse a Vanni mentre era in galera e che Vanni portò all'Angiolino, la famosa lettera che Innesi accompagnò Vanni, ne aveva parlato Innesi. Faremo poi un video esclusivo su questa lettera perché l'argomento attraversa l'inchiesta sia Pacciani, sia Compagni di Merende, sia la pista esoterica. È un argomento molto interessante. Nel frattempo chi vuole può andare sul mio blog, c'è un articolo molto bello secondo me su questa lettera, però faremo un video più avanti. In ogni caso qui accenniamo all'argomento proprio per illustrare questo metodo che c'era di far dire le cose a Lotti.
Lei mi chiede ancora se con riferimento alla lettera inviata da Pacciani, che era in carcere, a Vanni, di cui ho già parlato, perché gli era già stato chiesto, Lotti aveva accennato qualcosa, abbia capito o meno che Pacciani chiedeva a Vanni di fare qualcosa per scagionarlo, quando era accusato di essere il mostro di Firenze. Io non so niente in proposito, perché gli inquirenti pensavano che Vanni fosse stato invitato da Pacciani, che era in carcere, sospettato di essere il mostro, di fare un altro omicidio, naturalmente con la pistola, e a quel punto con la pistola del mostro, per scagionarlo, per dire che il mostro non era lui, ma era un altro che era fuori, insomma. No? Lotti dice: io non so niente in proposito. Si dà atto che il PM informa il Lotti che anche su tale circostanza le indagini hanno fornito elementi in tal senso. A domanda risponde: anche di questa cosa non so niente. E insomma, anche qui Lotti dice che di questa lettera non sa nulla, non sa cosa c'era dentro, però gli inquirenti gli dicono: guarda, però noi sappiamo che invece c'era dentro qualcosa. Sei sicuro? Lui dice: no, io non so niente, e ripete. Ma a quel punto succede qualcosa. Si dà atto a questo punto che Lotti si manifesta agitato e dice, come del resto ha fatto più volte sino ad ora, di soffrire di un dolore alla schiena che lo preoccupa da diversi giorni e che gli ha impedito di rispondere all'interrogatorio del 28 maggio. E insomma, Lotti, al quale gli vengono chieste queste informazioni, capisce che quelli si aspettano che lui gliele dia, ma non è così facile imbastire diciamo in pochi secondi un discorso, inventarsi qualcosa di plausibile, no? Per cui è agitato. L'interrogatorio viene sospeso dalle ore 18:45 alle ore 19 e in tale lasso di tempo il difensore ha chiesto e ottenuto di parlare con il proprio assistito. A questo punto Falciani chiede di assentarsi, gli danno un quarto d'ora di tempo insieme a Lotti, i due parlano. Cosa si saranno detti? Ora, io non penso che Falciani abbia detto a Lotti: guarda Lotti, ti conviene dirgli quello che loro vogliono che tu gli dica, perché sennò le cose si mettono male per te, no? Io penso che Falciani abbia detto a Lotti: ma Lotti, se sai qualcosa dillo. E io penso che Lotti a Falciani non gli abbia detto: no, io non so niente, io sono innocente, no, oppure io sono il mostro. Lotti sarà andato sempre nel solco di quello che stava dicendo agli inquirenti. In quel quarto d'ora probabilmente i due, così parlando, misero assieme un qualcosa che poi Lotti andò a raccontare. Cioè, ripeto, non penso proprio che Falciani avesse detto a Lotti di questo, no, però in questo interscambio nacque un po' quello che Lotti poi andò a dire. Infatti, quando l'interrogatorio riprese, le cose cambiarono un bel po'. Parliamo prima della lettera. La lettera sulla quale Lotti aveva detto di non saper nulla, cioè aveva detto che quello che aveva sempre detto, cioè sapeva di questa lettera, ma al di là di quello non sapeva nient'altro. E qui cominciò a raccontare qualcosa di più di questa lettera. Sentiamo. Prima di tutto disse che la lettera l'aveva vista, era stata consegnata all'avvocato Corsi, che poi sarebbe stato incriminato anche lui, per cui aggiunse, diciamo, inguaiò l'avvocato Corsi, ma poi raccontò qualche altra cosa. Lei mi chiede di chiarire qual era lo stato d'animo del Vanni quando il Pacciani era in carcere, accusato di essere il mostro. Non ho problemi a dirle che il Vanni aveva una grande paura che succedesse qualcosa anche a lui e che Pacciani parlasse. Aveva paura di finire in carcere e per la verità l'avevo anch'io. Voglio dire a questo punto che diceva sempre: se fo così bene, se no vado dentro anch'io. Lei mi chiede di spiegare cosa intendesse dire Vanni con questa frase. Vanni ripeteva la frase che le ho appena detto. Le voglio dire che mi ha spiegato poi che Pacciani voleva che Vanni facesse un omicidio per farlo uscire e che lo minacciava che altrimenti prima o poi lo avrebbe ammazzato. E come si vede, dal non saperne nulla prima della sospensione dell'interrogatorio, quando l'interrogatorio riprese, Lotti sapeva parecchio, no? Bisogna crederci? Io penso di no. Vediamo invece l'altro argomento, più interessante. Voglio ancora a questo punto precisare qualcosa che non ho spiegato prima con riferimento all'omicidio ai danni dei due uomini tedeschi. Effettivamente il Vanni, prima dell'omicidio,
mi disse che dovevano far sortire uno dal carcere e che bisognava andare a fare l'omicidio. Ecco qua che Lotti dà agli inquirenti la spiegazione, diciamo la notizia che loro vogliono, no? Che loro volevano. Mi costrinsero quindi ad andare con loro nei modi che ho già descritto. Non so dire come Pacciani avesse ricevuto il messaggio e da chi. In sostanza Vanni diceva: o facciamo sortire quello di carcere o ci andiamo di mezzo noi. Non mi hanno spiegato altro, io per la verità capivo poco perché dovevo andare sempre con loro, ma oramai sapevo che ero anch'io coinvolto e quindi andai con loro quando uccisero i due tedeschi, seguendoli in macchina come ho detto. Vanni non mi ha spiegato e io non l'ho chiesto come e perché il Pacciani fosse legato a quello in carcere. Ma chi era questa persona in carcere? Questa persona in carcere, sentiamo, no? Lotti. Lei mi chiede di spiegare cosa mi disse il Vanni di questa persona, dal momento che all'epoca, dopo l'omicidio dei due uomini tedeschi, fu scarcerato un sardo e che all'epoca parlarono di ciò i mezzi di informazione. Questo gli dicono gli inquirenti, no? Guarda che è stato scarcerato un sardo. Io di questa cosa so solo quello che mi disse il Vanni e che quello che era in carcere, che conosceva Pacciani, poi fu scarcerato. Di nomi, di circostanze e di fatti precisi non so altro. E qui, come in altri casi che abbiamo già visto, si violentarono le più elementari regole della buona investigazione. È veramente una vergogna. E vediamo perché. Mi vengono a questo punto mostrate 4 foto, di cui 2 di profilo raffiguranti Vinci Francesco. Cioè non solo gli fanno vedere delle foto, ma gli dicono anche che quello si chiama Francesco Vinci. Lui di nome aveva detto di non sapere niente, no? Che vengono allegate al verbale. Cioè addirittura poi queste foto vengono anche allegate al verbale. E mi viene detto che raffigurano la persona che all'epoca fu scarcerata. Cioè gli dicono: tu non sai chi venne scarcerato, non sai i nomi, te lo diciamo noi chi venne scarcerato. Venne scarcerato questo che si chiama Francesco Vinci. È una cosa inaudita. Cioè è questo il modo di condurre un interrogatorio? Io devo dire, vediamo Lotti, no? Che naturalmente è tutto pronto a soddisfare le esigenze dei suoi interlocutori, quando non inguaiavano se stesso, naturalmente va a loro incontro. Io devo dire che questa foto mi ricorda qualcuno che ho visto, ma non sono proprio sicuro. Lotti è sempre così, no? Sì, però insomma, cioè mai quelle affermazioni sicure, certe, si lascia sempre un po' sul vago. Lei mi chiede di spiegare meglio, io le dico che ho la sensazione di avere visto una persona che assomiglia a quello della foto dell'uomo con la barba. Non so dire di più, anche se lei mi invita a riflettere. Qui vediamo Vinci con la barba. È una persona che credo assomiglia a qualcuno visto in giro a San Casciano, non so dire dove né con chi. Insomma, per il momento l'interrogatorio abbandona il personaggio di Francesco Vinci, ma ricordiamoci come l'ha abbandonato. No? L'ha abbandonato dopo aver fatto vedere le sue foto a Lotti, dopo avergli detto che si chiamava Francesco Vinci, dopo avergli detto che l'uomo che Vanni e Pacciani volevano far uscire dal carcere commettendo l'omicidio di Giogoli era proprio lui. Insomma, cose che Lotti naturalmente non aveva detto da solo, no? E che a questo punto lui le sa, però ancora non dice nulla. Mi sembra di averlo visto, no? Finisce l'interrogatorio ritornando sulla questione della macchina sotto Scopeti, e allora qui è sempre il discorso lì di Faggi, no? Cioè, anche da questo si capisce quale fosse la voglia degli inquirenti di incastrare anche Giovanni Faggi. Insomma, si voleva a tutti i costi metterlo anche sul delitto degli Scopeti. Circa l'auto vista davanti a noi nell'omicidio degli Scopeti, voglio dire che quando prima ho dato indicazioni per fare lo schizzo che viene allegato al verbale, ho effettivamente detto che l'auto su cui era questa persona poteva essere scura, come lei su mia indicazione ha scritto sullo schizzo, però io non so dire niente di sicuro sul colore di quell'auto, che poteva anche essere chiara. Io l'ho vista quando siamo ripartiti e l'ho illuminata con i fari e questa si è avviata in avanti in direzione San Casciano, poco prima di noi. Quando sono arrivata al bivio, che è poco avanti, che da una parte va a Chiesa Nuova e dall'altra a San Casciano, non so dire che direzione abbia preso, perché non ho visto.
Io sono andato avanti verso San Casciano e poi sono andato ad accompagnare il Pucci a casa a Montefiridolfi e non l'ho più visto. Non ho più vista l'auto. Quando io mi sono avviato, il Paccianelvani non erano ancora andati via e non so dire quindi cosa sia avvenuto dopo che noi ce ne siamo andati, né tantomeno se si siano incontrati con il Giovanni di Calenzano. Come si vede, Lotti, questi insistono, no, su questo Giovanni Faggi, su questa macchina e tutto. Lui dice sì, ma non dice più di tanto. Ripeto, secondo me, proprio dando retta a quel suo istinto di non dire troppo, perché in ogni caso qualsiasi cosa detta in più avrebbe potuto essere sempre pericolosa. Andiamo avanti di 2 giorni alla telefonata tra Lotti e Don Fabrizio Poli, che era il prete che gli dava alloggio nella sua casa rifugio di via Faltignano. Lotti telefona Lotti aveva a disposizione un telefono lì nella sua dependenza della questura d'Arezzo. Telefona a Don Fabrizio Poli, telefona per chiedergli qualcosa e poi dopo i due parlano. Ma quello che dicono, perché parlano poi anche dei delitti, di quello che Lotti aveva detto, se era vero o non era vero, ma teniamo conto di un fatto. Qualsiasi deduzione si possa fare da questo loro colloquio ha poco valore, perché chiaramente entrambi sapevano di essere ascoltati. No? Io penso che anche il prete lo sapeva, se telefonava Lotti dal suo rifugio protetto, immagino che anche il prete sapesse che erano ascoltati, naturalmente anche Lotti. Però io credo che per questa telefonata Lotti fosse proprio interessato a questa cosa che così, a livello di curiosità, vi voglio leggere. Pronto, dice il prete. Pronto, chi parla? Don Fabrizio. Sono Giancarlo. Giancarlo? Sì. Giancarlo Lotti? Sì. Che fa Giancarlo? Chiede il prete. Senta Fabrizio, io c'avevo dei quadri in camera e non l'ha mia levati. Ma io non ho levato niente, dice lui. No, perché mi c'è rimasto e ho portato via la roba, non mi ricordai con quei ragazzi di portarlo via. Ma attaccati al muro? E sono attaccati al muro e sono mia quando sono passato a comunione. Ecco qua, Lotti. Cioè bisogna pensare a Lotti. Allora, Lotti, a mio giudizio, era il ferocissimo assassino noto come Mosso di Firenze, per cui diciamo che qualsiasi giustificazione possa essere pensata per questo suo ruolo non ha valore. L'unica cosa che si può dire, io credo che lui fosse diventato quello che poi è diventato anche perché era stato emarginato, insomma, dalle persone che aveva intorno, no? E questa sua rabbia poi era sfociata anche per quello scherzo del destino che gli aveva fatto trovare una pistola. Se non avesse trovato quella pistola non sarebbe diventato un Mosso di Firenze, chiaramente. Però sotto sotto era un personaggio che aveva le sue fragilità, i suoi ricordi e queste foto della comunione, della prima comunione, facevano parte di questi suoi ricordi, insomma. Cioè voglio dire che un minimo fa un po' anche compassione, no? Anche se poi essendo il Mostro di Firenze compassione non la deve fare. E ce n'è un paio, un lo so, 2 o 3, un lo so, non mi ricordo di preciso, dice Lotti. Sono attaccati al muro? No, dalla parte in cui dorme quell'altro, perché in camera erano in 2, mi sembra era con un extracomunitario. Te li stacco, te li metto da parte, dice Don Fabrizio. Ma guarda, ora sento quei ragazzi, se li vengono a prendere, se posso venire io, ora guardo, quando riprendo la macchina ora. Questa frase, quando riprendo la macchina, potrebbe far pensare che a Lotti venisse prospettato un futuro non così drammatico, no? Che magari gli dicessero, poi magari chi lo sa, magari quando è finita tutta questa storia potrai riprendere la tua macchina, potrai uscire. Potevano anche avergli detto questo. Comunque adesso arriviamo a un altro interrogatorio perché passerà molto altro tempo, passa anche più di un mese, arriviamo al 15 luglio. Nel frattempo però era successo un fatto, che il 1° luglio era stato arrestato Giovanni Faggi. Cioè il povero Giovanni Faggi era naturalmente, il suo era un destino segnato, no? Non c'era scampo, e il 1° luglio venne arrestato. Il 15 luglio si andò a interrogare ancora Lotti. A interrogarlo Canessa e Giuttari, accanto a lui c'era sempre Alessandro Falciani.
Dal verbale pare che fosse stato lui a chiedere di essere ascoltato. Si dà atto preliminarmente che il PM è stato avvertito telefonicamente dal dirigente della squadra mobile, cioè da Giuttari, che il Lotti nel pomeriggio alle ore 18, dopo un colloquio con il proprio difensore di fiducia, ha manifestato la volontà di riferire al PM altri particolari importanti a sua conoscenza relativi ai fatti per i quali è indagato. E io non so questo colloquio con il suo difensore, che ruolo abbia avuto, no, in questa sua iniziativa di raccontare altro. Magari Lotti ha parlato con lui, gli ha detto ma cosa faccio? Devo dire questo, non lo devo dire? Ma insomma alla fine decise di dirlo. Cioè, a distanza di un mese, no? Lotti aveva elaborato, aveva avuto modo di elaborare una sua ricostruzione della vicenda, aveva capito le esigenze che avevano i suoi interlocutori. Cioè lì l'esigenza qual era? L'esigenza era quella di trovare una soluzione per la bestia nera di tutte le inchieste precedenti, che era quella del passaggio della pistola. Ricordo che l'inchiesta di Rotella aveva risolto il problema negando il passaggio della pistola, cioè quella pistola sarebbe rimasta sempre in mano a chi aveva ucciso nel 68, cioè praticamente Salvatore Vinci. L'inchiesta Pacciani aveva risolto la questione attribuendo a Pacciani anche quel delitto, ma è chiaro che entrambe le soluzioni avevano i loro problemi, no? In un caso era difficile collocare Salvatore Vinci sulla scena dei delitti del mostro, nell'altro caso era difficile collocare Pacciani sulla scena del delitto del 68. E Giuttari, l'artefice della costruzione di questo scenario, fu Giuttari, no? Che lo ripete tante volte nei suoi libri. L'idea di Giuttari era quella di attribuire il delitto a Francesco Vinci e di ipotizzare un rapporto tra Francesco Vinci e Pietro Pacciani al quale Francesco Vinci avrebbe ceduto la pistola. Poi, nel momento in cui il Vinci era stato accusato di essere lui il mostro, avrebbe preteso che venisse commesso un omicidio per scagionarlo. Questo era un po' il succo del discorso, no? E naturalmente Giuttari si aspettava da Lotti una mano in questo senso e Lotti non si rifiutò. Si dà atto che in primo luogo il Lotti ha subito dichiarato di essersi ricordato in questi giorni di altri fatti a suo giudizio importanti. Ha subito riferito di essersi ricordato il nome e cognome della persona che era in carcere quando fu commesso l'omicidio del 1983, che fu eseguito da Pacciani e Vanni nei modi già descritti, proprio per scagionare questa persona che nel 1983 era in carcere perché accusata di essere il mostro di Firenze. Tale nome è quello di Vinci Francesco e gli fu fatto dal Vanni. Però, questo nome dice che se l'era ricordato, ma se l'era ricordato per modo di dire, perché questo nome gliel'avevano già fatto gli inquirenti, gliel'avevano detto loro, nell'interrogatorio precedente gli avevano fatto vedere le foto, gli avevano detto che quello era il personaggio che era stato scagionato e che si chiamava Francesco Vinci, per cui cosa si era ricordato? Cioè lo sapeva perché gliel'avevano detto. Di questo interrogatorio abbiamo la trascrizione integrale, che ci dà modo di capire i rapporti tra il verbale riassuntivo e quello che effettivamente era stato detto. Magari in un prossimo futuro potremo anche fare un'analisi, no? Adesso non vale la pena, però qualche frase dalla trascrizione dell'interrogatorio la voglio leggere. Per esempio, questo scambio tra PM e Lotti. PM, come le è venuto in mente questo nome? Lotti. No, mi è venuto in mente durante il colloquio, mi ha ricordato, cioè io credo che Lotti voglia dire, nel colloquio precedente mi è stato ricordato questo nome, mi è venuto in mente, no, mi è venuto in mente oggi, sì, mi è venuto in mente oggi. È chiaro che Lotti sta mentendo, no? Lotti sta cercando di dire qualcosa che non possa scontentare quelli che gli stanno davanti. Che se l'era ricordato oggi, cioè era trascorso un mese, se l'era ricordato proprio il giorno che lo stavano interrogando. Continua il verbale.
Ha poi precisato che la prima volta vide quest'uomo in San Casciano, nella piazza dell'Orologio, e vide che proveniva dalla parte della trattoria dirigendosi in giù verso il comune. Quando vide questa persona, il Lotti era seduto di faccia al bar centrale di piazza dell'Orologio e non ebbe modo di vedere da dove esattamente questi provenisse, né dove andasse al di fuori delle direzioni indicate. E qui non solo Lotti dice di essersi ricordato quel nome, ma dice molto di più, dice di averlo visto assieme a Vanni 2 volte a San Casciano e di averlo visto, sì, si legge nel verbale che aveva la barba, naturalmente quella barba che lui aveva visto in foto. Qui il verbale racconta un po' di cose, dei movimenti di questo personaggio, dice ha precisato che questa persona aveva la barba perché la vede di fronte, non è in grado di precisare l'epoca, lo vide venire da una stradina, lo vide assieme a Vanni e compagnia bella, però non si ricordava quanto era alto, non poteva dire quanto era alto, ma diciamo, lasciamo perdere questo verbale riassuntivo, no? Leggiamo un passo della trascrizione integrale per capire il modo in cui Lotti raccontava queste cose, perché le raccontava così a pezzettini, sempre forse, sempre molto incerto, con il PM che lo incalzava. Proviamo a leggere, no? Tanto per avere un'idea. PM, dove l'ha visto la prima volta? Io l'ho visto, ma non ero sicuro se era quella persona lì che mi hanno raccontato loro. Loro sarebbero Vanni e Pacciani. Va bene, allora mi racconti quando l'ha visto la prima volta dov'era? Verso la piazza, andava in giù, però in quel momento non ho visto nemmeno loro. Come? Come si vede Lotti non è che mai dice mai le cose chiare, no? Ecco, dice il PM, verso la piazza, andava in giù. Vicino alla piazza, dove c'è l'orologio, dice Lotti. Andava in giù, verso dove? C'è una via verso il comune, va verso il comune. Andava in giù dalla piazza dell'orologio verso il comune, dice il PM, per fissare quello che aveva detto Lotti. Dalla piazza dalla trattoria, insomma, venendo giù, dice Lotti. Venendo, mi scusi? Insomma, venendo giù verso il comune. Il comune. Venendo dalla parte della trattoria, ha detto, chiede il PM. Sì, dalla piazzetta. C'è una piazza, si va in giù. Può darsi che sia lui che va in su. Io ho visto. Può darsi che sia lui che va in su. Sì, era a piedi, dice il PM. Ero nel bar, io. Cioè, era a piedi, diceva, intendendo Vinci, Lotti capisce lui. Ero nel bar, io ho visto questa persona, però in quel momento non sapevo chi era, non è che... Quindi la prima volta lei nota questa persona, lei si trovava al bar. In che bar era lei? C'è un bar lì, un bar che si chiama il Bar Centrale. Bene, lei ricorda che periodo era? Era estate, era inverno, era giorno, era sera? Di giorno, perché ci dovevo vedere. Se era estate non me ne ricordo. Non si ricorda se era l'estate. E questa persona era a piedi? Io l'ho vista a piedi. Ha visto se in lontananza aveva qualche mezzo, se andava incontro a qualcuno? No, io ero nel bar, poi dove andò? Dove è andato poi non ha visto dove è andato. Poi l'ho visto un altro giorno insieme con Mario, perché di molto Mario va in piazza, no? E allora? E qui Lotti racconta che l'ha visto anche una seconda volta. Quella volta lì l'aveva visto da solo, la prima volta. La seconda volta lo vede con Vanni. Allora ha ricollegato, dice il PM. Cioè, insomma, qui si dovrebbe credere al fatto che Lotti vede questo personaggio da solo, senza sapere chi era, non era vicino a Vanni, non era vicino a nessuno, lo vede e lo nota. Evidentemente lo nota, gli rimane impresso. Poi lo rivede insieme a Vanni, a quel punto lo ricollega a quello che aveva visto prima. Ma sì, è possibile, no? Che uno vede qualcuno passare, gli rimane impresso perché è un tipo un po' particolare, ma insomma bisogna crederci. No, li ho visti insieme, io l'ho visto che camminava, l'ho visto di fronte, non è che l'abbia visto proprio bene, cioè non l'ho visto bene in faccia, l'ho visto che camminava, l'ho visto di fronte. Ecco, e l'altezza ora non mi ricordo che altezza era, ma come? Se era insieme a Vanni non poteva valutare l'altezza, tra l'altro Francesco Vinci era un tappo, per cui Vanni, che era abbastanza alto, la differenza si doveva notare, cioè almeno questo che era molto più basso di Vanni, Lotti l'avrebbe dovuto dire, no?
ma è chiaro che raccontando balle, poi ripeto, Lotti cercava sempre di dire meno possibile, anche questa altezza dentro di sé dice meglio che non la dica all'altezza, no? Perché magari se la dico poi è sbagliata e così via. Senta una cosa, e un'altra volta l'ha visto con Mario in piazza, parlavano, erano seduti? Mi pareva tutto lui, poi sa, dico discorsi che io non l'ho visto per bene, se c'aveva la barba o no. Un giorno l'ha visto con Mario Vanni quindi. Però io ero distante, non è che abbia parlato, però era la stessa persona che lei aveva visto. Come di dietro pareva la stessa persona, l'altezza ora giudicare, non, con i capelli indietro, però. E va bene, no? Insomma, c'è questa storia di questo Francesco Vinci, diciamo pure che tutti gli sforzi, facciamo un'anticipazione, tutti gli sforzi che Giuttari fece per dare una soluzione anche al passaggio della pistola non ebbero risultato, perché l'inchiesta si fermò al delitto di Baccaiano e più avanti non riuscì ad andare, più indietro non riuscì ad andare, per cui anche la sentenza, questo fatto di Francesco Vinci non lo prende in considerazione. Prima di tornare a Lotti facciamo una digressione. Andiamo a vedere, a leggere qualcosa che raccontò Alessandra Bartalesi. Io ricordo che Alessandra Bartalesi era la nipote di Mario Vanni. Era una ragazza giovane che aveva purtroppo un problema di salute, aveva avuto qualcosa che le aveva lasciato, non mi ricordo, non so se un braccio, una gamba o entrambi, paralizzati o comunque non proprio a posto. C'era stato c'era stata una frequentazione di Lotti con questa ragazza nell'estate del 95. Erano loro tre, Vanni, che questa era la sua nipote, lei e Lotti. Vanni l'aveva presentata a Lotti. Io penso che Vanni potesse anche avere avuto così l'idea di facilitare un rapporto tra i due. Perché Vanni quando gliela presentò gli disse guarda che bel ragazzo, che bello, robusto e così via, no? Lei era fidanzata con un ragazzo di origine siciliana che nell'agosto di quel 95 era andato in Sicilia, per cui ebbe modo di frequentare Lotti anche così, in modo diciamo così un po' intimo. La Bartalesi venne interrogata la prima volta in questura il 26 giugno del 96, a interrogarla era Giuttari. Leggiamo una parte del suo verbale, è molto interessante. A proposito di Giancarlo, voglio riferire un episodio verificatosi nell'agosto 1995. Si andò a mangiare alla capannina agli Scopeti. Dopo pranzo, usciti dal locale, ci siamo appartati in macchina agli Scopeti, proprio nei pressi del luogo ove nel 1985 era stato fatto il duplice omicidio dei due turisti. Giancarlo provò a fare l'amore con me, ma non riuscì ad avere una normale erezione, attribuendo la causa al fatto che aveva bevuto del vino e voleva ugualmente congiungersi con me. Non riuscì e uscito dall'auto si appoggiò a essa masturbandosi. Rimasi male e invitai Giancarlo, anche perché si era fatto tardi, a portarmi a casa. Ricordo un altro episodio che riguarda Giancarlo. Un giorno passavamo da Baccaiano, dove era stata uccisa una coppia, e io, ricordando quell'episodio, dissi a Giancarlo di passare velocemente da lì, senza fermarci. Giancarlo mi rispose: «Non avere paura, quando tu sei con me, il mostro non c'è». Io risposi: «Non si sa mai», e il discorso morì lì. La ragazza venne interrogata ancora dopo un mese, il 24 luglio, a interrogarla Canessa. Leggiamo un pezzo del verbale. Voglio ancora aggiungere che a volte ho avuto la sensazione che Giancarlo avesse qualcosa da nascondere, ma non sono mai riuscita a capire cosa. Questa sensazione mi è venuta soprattutto quando eravamo da soli. Non sono mai stati discorsi precisi. Lotti non mi ha fatto mai alcuna confidenza, né mi ha mai riferito niente in merito a ciò che poi ho saputo dai mezzi di informazione. Quando ho saputo cosa ha raccontato sono stata a lungo senza parlare. Ci sono rimasta male e ho pensato a quando mi aveva portato a Baccaiano e agli Scopeti.
soprattutto in relazione alla piazzola degli Scopeti, io ho già raccontato che una volta ci siamo appartati insieme in macchina a 10-15 metri dal luogo dell'omicidio. Ricordo che abbiamo anche camminato lì intorno e lui conosceva bene la zona, tanto che a un certo punto mi disse: stai attenta, ci sono delle buche, perché lei camminava male, no? Lei mi chiede di spiegare meglio cosa intendessi dire quando ho riferito di aver capito che Lotti nascondeva qualcosa. Io preciso che la mia è stata sempre e solo una sensazione. Non so cosa nascondesse, ma qualcosa di certo nascondeva. Questa sensazione l'ho avuta dopo un po' dalla nostra conoscenza, man mano che fra noi aumentava l'intimità. Voglio aggiungere che in me crebbe la sensazione che avesse dentro una specie di mistero, attenzione, la sensazione che avesse dentro una specie di mistero, che non riusciva a comunicarmi. Ho avuto l'impressione che volesse dirmi qualcosa che però non aveva il coraggio di dirmi. Mi dava cioè l'impressione che era uno che aveva paura ad affrontare una cosa seria della vita. Insomma, capivo che aveva voglia di dire qualcosa, ma dentro di sé aveva contemporaneamente un qualcosa che gli diceva di non dirla. Questa, dato che lei me lo chiede espressamente, è una sensazione che avevo prima che dicesse le cose che ha detto su Delitti del mostro di Firenze. Cioè la Bartalesi sta dicendo che questa sensazione non è che lei ci ha ripensato dopo che ha saputo che Lotti aveva confessato di far parte di questa combriccola, ma è una sensazione che aveva avuto all'epoca, cioè mentre stava frequentando Lotti. Io penso che sia vero, perché avrebbe dovuto mentire. Io non so come spiegare meglio la mia sensazione, mi sembrava in sostanza che Giancarlo aveva qualcosa che gli rodeva dentro, della quale però aveva paura lui. Io, quando fra noi arrivavano questi momenti, cercavo di farlo parlare, ma lui stava zitto, oppure mi dava sempre le stesse risposte, che non c'entravano niente, tipo: devo portare la macchina a fare il tagliando, oppure mi scade il contratto di lavoro. Erano risposte pronte ed erano sempre le stesse e assolutamente in contrasto col suo stato d'animo di quei momenti. Qualunque grullo si sarebbe accorto che erano risposte preparate. Ho avuto anche l'impressione in quei momenti che io gli ero vicina e che lo potevo capire, ma che non sapeva se poteva fidarsi a raccontarmelo. E insomma, cosa si deve pensare di queste sensazioni raccontate dalla Bartalesi? Innanzitutto non si capisce perché la Bartalesi se le sarebbe dovuta inventare, no? Lotti aveva qualcosa che gli rodeva dentro, che gli pesava sulla coscienza. Siamo ancora al momento in cui lui non era stato nemmeno sfiorato dall'inchiesta, attenzione, siamo nell'agosto del 95. Lui sarebbe stato chiamato in causa la prima volta da Giuttari a dicembre, interrogato a dicembre, e ancora in quel momento, poi insomma di lì in avanti le cose poi sarebbero precipitate, ma insomma si era ancora a mesi di distanza dal suo coinvolgimento e lui aveva qualcosa che gli pesava dentro. Allora, se vogliamo escludere che questo qualcosa che gli pesava dentro era la complicità con Vanni e Pacciani, bisogna pensare a qualcos'altro. Cosa poteva pesargli dentro se non i delitti che lui stesso aveva commesso? E che forse, chi lo sa, magari nemmeno credendoci, poteva anche pensare: adesso glielo dico, adesso mi confido, no? Poteva sentirla questa voglia di confidarsi, ma naturalmente era molto guardingo e prima di confidarsi, chi lo sa, magari se la sua storia con la Bartalesi fosse andata avanti e non fosse stato fagocitato dall'inchiesta su Compagni di Merende, chi lo sa, magari un giorno le avrebbe confidato quello che era stato anni prima. Ma adesso andiamo a un altro argomento, però sempre da un verbale della Bartalesi, che venne interrogata il 25 settembre 96, qui si va di mese in mese. In questo caso sono passati 2 mesi, dal 24 luglio al 25 settembre, dopo 2 mesi. Il Lotti, qui si parla di soldi, il Lotti mi aveva detto che lavorava a Faltignano, presso un fattore, e che abitava nella stessa località da un sacerdote. Non mi ha mai detto quanto guadagnava, penso guadagnasse bene, perché spendeva sempre tanti soldi.
Qui io vorrei che si pensasse a Lotti che viveva sotto i punti, secondo qualcuno, secondo anche praticamente la difesa Vanni, e che avrebbe accettato di fare il pentito per l'alloggio, per il piatto di minestra, per quello che è. Da quello che dice la Bartalesi, non sembrerebbe proprio che Lotti fosse quel personaggio così indigente come venne descritto poi dalla difesa di Vanni, e come tanti dicono ancora oggi, no? Mi faceva anche dei regali e ricordo che una volta volle pagare un regalo del costo di 35.000 lire che avevo comprato per una mia amica. Ho già detto che aveva molte premure per me e che quando avvenne l'episodio in cui ci appartammo agli scopeti che ho già descritto, fu particolarmente premuroso quando scendemmo di macchina, stando attento a che non inciampassi, dimostrando di conoscere bene quella piazzola, perché mi disse mentre camminavamo: prima, qui stai attenta, qui c'è una buca, e successivamente stai attenta, qui c'è la radice di un albero. E insomma Lotti conosceva benissimo la piazzola degli Scopeti. Beh, questo certo non vuol dire che fosse stato il mostro, però insomma la conosceva molto bene. Ma torniamo ai soldi, Circa il fatto che Lotti dovesse guadagnare bene, mi è venuto in mente ora che una volta comprò diverse maglie al mercato di San Casciano. Ricordo che 2 erano per sé e 2 me le regalò. E insomma Lotti faceva un po' così, voleva far vedere che non era proprio così un disgraziato, insomma voleva conquistare questa ragazza, no? Però insomma soldi ce ne aveva. L'estate dell'anno scorso è stato in ferie per tutto il mese di agosto, ma il denaro lo aveva lo stesso. Pensai che lo avesse messo da parte prima. Mi chiedevo come faceva ad avere tutti questi soldi, ma non gli chiesi niente perché ero solo un'amica. Come ho già detto, una volta l'ho visto prelevare denaro con una tessera bancomat alla casa di risparmio di San Casciano e pensai che quella fosse la sua banca. Io ero a distanza in macchina e vidi che fece l'operazione più volte. Ricordo che moccolò perché non riusciva a prendere i soldi e disse che aveva quella tessera da pochi giorni, ma non so se sia vero o meno. Aggiungo che ho visto più volte che nel portafoglio aveva solo pezzi da 150.000 lire e una volta disse una frase tipo: fa pari con il tuo che è vuoto. Va bene, allora siamo arrivati in fondo al video con il verbale della Bartalesi che risale al 25 settembre. Avevamo lasciato Lotti al 15 luglio, per cui sono trascorsi 2 mesi, più di 2 mesi, ma in questi 2 mesi Lotti non era stato mai interrogato, per cui non abbiamo perso nessun verbale di Lotti. A dire il vero, continuerà ancora ad essere lasciato in pace Lotti, perché il suo prossimo intervento sarà quello relativo alla lettera spontanea. Cioè Lotti verrà, lo vedremo, verrà preso dalla questura di Arezzo, dal suo rifugio, portato a Firenze, tenuto lì una settimana e più. In questa settimana lui produrrà questa lettera spontanea. Ci sono molte cose da dire su questa lettera spontanea, sarà l'argomento del prossimo video. Vi saluto.